Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale e se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e clicca sul un bel like per aiutare il mio canale a crescere sempre di più e quindi aumentare l'algoritmo e lasciami un bel cuoricino o un commentino qua sotto in modo tale da farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi, come puoi vedere, andiamo a vedere insieme un libro che ho comprato l'altro giorno, che è il libro completo del cucito. L'avevo comprato in inglese e ti avevo già fatto vedere il video dove l'abbiamo sfogliato in inglese. Come puoi vedere, la prima cosa che mi ha veramente colpita è la grandezza. Come puoi vedere, quello in italiano è molto più grande rispetto a quello in lingua inglese. Non so perché, è veramente bellissimo questo libro, la copertina è bella rigida e i fogli sono veramente favolosi, veramente molto belli, cioè la carta è veramente molto bella e quindi sono rimasta veramente molto colpita che avendo acquistato questo in lingua inglese, che adesso devo decidere se venderlo o meno. Non sono convinta perché magari diciamo che mi serve anche come traduzione in inglese, perché sai che comunque l'inglese è la lingua del futuro e quindi è bene conoscerla. Quindi oggi andiamo a sfogliare il libro completo del cucito, che è edizione Fabbri. Comunque ti lascio il link se lo trovo, perché io questo l'ho preso di seconda mano perché penso che non sia più in stampa, però lo puoi trovare o su Vinted oppure su eBay, su varie piattaforme dove vendono i libri usati, quindi probabilmente lo potresti trovare anche ad un prezzo abbastanza conveniente. Il prezzo di partenza è 29 €, io l'ho pagato 10, quindi diciamo che mi è andata anche molto bene. Il libro è perfetto, secondo me non è stato neanche mai usato e andiamo a sfogliarlo insieme, quindi andiamo a vederlo insieme. Comunque se ti trovo il link te lo metto comunque nell'info box. Ecco qua. Il libro poi alla fine è lo stesso, ho controllato, però essendo in italiano è più facile diciamo consultazione. Questa c'è tutta l'attrezzatura come sempre, ecco qui, anche per imparare i termini inglesi secondo me è veramente utile. Per esempio non sai come si dice asse da stiro, vai nell'altro libro, vai a guardare come si dice asse da stiro, per fare un esempio, perché comunque molte lezioni per esempio che puoi trovare online sono tutte in inglese, quindi conoscere anche i termini tecnici inglesi del cucito comunque secondo me è veramente molto utile. Infatti non credo che l'altro lo venderò. Lavorare con i cartamodelli, qua c'è tutta una spiegazione, prendere le misure, quindi molto dettagliato, come vedi spiegato veramente molto bene. L'ho comprato perché avendolo visto in inglese mi era piaciuto moltissimo e quindi ho deciso di comprarlo anche in italiano perché è spiegato veramente molto bene. Modificare il petto, allargare il girovita, queste sono tutti i diciamo le modifiche del cartamodello, che allargare i fianchi sono veramente molto utili. Ho ricevuto veramente tantissime domande riguardanti a come modificare il cartamodelli, quindi allargare o stringere e via dicendo. Come tagliare il tessuto, qui spiegato proprio il tessuto, ottenere bordi dritti sul tessuto, quindi come raddrizzare il tessuto, che molte volte ci viene venduto storto, mi è successo molte volte. E qua interpretare i disegni del taglio, quindi come tagliare ecco i vari modelli, i cartamodelli. Lavorare con lo scozzese e le righe sono un video tra l'altro che ti ho anche fatto, è molto utile. Tessuti filati e merceria, tessuti di cotone, ecco qua tutta la spiegazione. Ti ho fatto dei video dove ti ho spiegato nel dettaglio tutti i tessuti e come lavorarli. Tessuti di lana, qua tutti i tessuti di lana, tessuto di lino e seta, i tessuti sintetici e speciali, ecco qua. Poi andiamo avanti, la cura dei tessuti, ecco questo per esempio è molto utile, sapere proprio tutta la cura, come lavarli, a quale temperatura e via dicendo. Qua tutti i filati,
la merceria, quindi tutti i termini tecnici, lo spighetto, la treccia di seta, bordo all'uncinetto, insomma tutti i termini tecnici e i punti di base. Da poco ho ricevuto un commento da parte di una di voi che mi chiedeva se esistesse un libro di punti a mano, di cucitura a mano. Allora, non esiste, tra virgolette, non esiste, perché vedi qua c'è tutta una spiegazione dei punti di cucitura, vedi, abbastanza spiegato bene, però solitamente questi punti sono spiegati in libri che trattano di ricamo, ecco, quindi ricamo e cucitura a mano. Punti a macchina, finiture, qui abbiamo cuciture e rifiniture, ecco qua, cucire un angolo, ridurre lo spessore delle cuciture, quindi ci sono veramente tantissime tecniche che puoi vedere: realizzare cuciture racchiuse, realizzare cuciture sul dritto, cucire con lo sbiecco, cucire i bordi curvi, qua realizzare i bordi, cioè proprio tutta la spiegazione, telette e fodere, tessuti interni, quindi le fodere, preparare due strati separati, le controfodere, le telette, quindi cosa sono, come applicarle, realizzare le pence nelle telette. È veramente fatto molto molto bene, secondo me. Interfodere, che cosa sono? Pence, pieghe, piegature e nervature. Questo l'abbiamo visto con il piedino specifico nel mio canale, ma si possono fare anche a mano, anzi diciamo che quelle sartoriali sono fatte proprio a mano. Creare pieghine e nervature, che sono veramente molto carine perché possono abbellire i nostri capi, diciamo, con queste decorazioni. Realizzare le pieghe, anche queste sono veramente molto belle. Formare pieghe sul rovescio, inserto a pieghe. Rifinire e adattare le pieghe, ridurre le pieghe multiple, creare pieghe morbide, ecco qua, punto a nido d'ape. E qua poi le scollature, quindi realizzare tutte le scollature. Questo è un argomento che viene trattato in vari libri, anche che abbiamo visto insieme, abbiamo sfogliato insieme, e anche qui viene spiegato. La tecnica poi alla fine è sempre la stessa, fatta con come puoi vedere delle figure molto molto fatte molto semplici, fatte molto bene. Questo è applicare la paramontura al collo al scalfo uniti, che poi tra l'altro questa è la tecnica che hanno insegnato a me, ma c'è un'altra tecnica molto più facile che si può utilizzare, che sono anni che vorrei fartela vedere, ma poi il tempo è quello che è. Profilare la scollatura con paramontura, realizzare il profilo e paramontura uniti, realizzare una scollatura bordata, applicare una bordatura doppia, unire l'estremità del bordo con il metodo dritto, quindi vedi veramente fare una scollatura sagomata, quindi con la paramontura cosiddetta, bordi di apertura, quindi come fare tutti i bordi di apertura, anche questo è molto molto importante. Vedi la parte anche del rovescio del capo, come fare i colli, qua su tutta la parte dei colli. Andiamo avanti, realizzare un collo piatto, realizzare un collo piatto arrotolato, eccolo qua, senza paramontura dietro, realizzare il collo alto con due pezzi, applicare il collo alto, applicare un collo da camicia con solino, realizzare e applicare un collo a scialle, anche questo è molto utile. Il collo, cioè sono tutte delle comunque delle tecniche importanti. Questo per esempio ti ho fatto un video tutorial nel mio canale come applicare il collo ad una maglia elasticizzata. Le cinture, qua tutto sulle cinture, unire una gonna al corpino, rinforzare una cintura. Molti di questi argomenti te li ho fatti vedere nel mio canale. Realizzare la coulisse, rifinire una coulisse intera, realizzare una coulisse parziale, fare una ricciatura con elastico, questa è utilissima veramente, applicare una fascia di maglia, la paramontura, applicare cinture, rifinire una cintura, realizzare una cintura dritta, realizzare una cintura finta a macchina, applicare una cintura sagomata,
aggiungere elastico e cintura al capo, cinture e passanti, guarda, realizzare una cintura sagomata, rinforzo separato, passanti, maniche e polsi, quindi anche questo è utilissimo, sia per quanto riguarda la rifinitura delle maniche, che spaventano soprattutto all'inizio, e poi anche queste sono le maniche a due parti. Usare i gheroni per le maniche, finitura per maniche dritte, quindi come rifinirle, veramente utile. Qua per esempio come rifinire con una coulisse, che spesso troviamo in vari cartamodelli anche pronti delle riviste. Qua polsi con aperture, quindi i polsi sono importanti, insomma, saper. E devo dire che tutte le spiegazioni e le foto, come puoi vedere, sono veramente fatte non bene ma di più, veramente spiegato benissimo, se no non l'avrei comprato anche in italiano. Questo è tutto realizzare l'orlo, ecco qua, tutta la realizzazione degli orli, gli orli a macchina, risvolti per i pantaloni, orlare le pieghe, realizzare orli riportati, veramente belli, i bordi, questi che piacciono, le bordure, ecco, realizzare e applicare una fascia, realizzare e applicare una fettuccia, applicare uno sbieco a 45 gradi, questo l'abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto questo, una rifinitura piatta a 45 gradi, abbiamo fatto questo insieme, questo no, applicare la fascia piegata a 45 gradi, cioè sono tutte cose che potremmo comunque fare, fammelo sapere nei commenti, però io questi tipi di tutorial non li ho fatti più perché hanno pochissime visualizzazioni, tra il creare il contenuto, girarlo, editarlo, montare tutto, metterlo online, cioè se ha 400 visualizzazioni sinceramente io non mi metto a fare i tutorial. Rifinire il bordo di un volant, realizzare un volant rotondo, e qua su tutte sulle chiusure, bottoni, ecco qua, queste sono le cuciture bottoni a macchina, fare i bottoni, occhielli a macchina, anche questo è utilissimo, occhielli, vedi che il libro è assolutamente nuovissimo, secondo me questo è un libro che non è stato mai aperto, te lo dico perché lo sento proprio alle pagine proprio lisce, non sono minimamente rovinate, quindi è proprio nuovissimo come libro. Quindi comprate anche i libri di seconda mano perché gli date una nuova vita. Occhielli a mano, asole di tessuto, anche perché questo tipo di libro rispetto ai libri magari che sono dei romanzi, che se riesci a usare il Kindle oppure un tablet o via dicendo, ti consiglio di non comprarli, a me che tu preferisca leggerli, diciamo, cartacei, in cartaceo, che a me piace di più comunque, però costa meno, ecco, puoi leggere un quantitativo di libri molto molto maggiore con il Kindle, se ti piace leggere, rispetto a un libro, queste sono le cerniere, insomma, andiamo avanti, cerniera nascosta, cerniera centrata, nascosta racchiusa, vedi, sono veramente cerniera con finta, usate il metodo avanzato, vedi, questi tipi di, secondo me, di libri vanno acquistati, perché tu hai bisogno proprio di vedere il colore, di leggere con calma, magari ti stanca la vista su internet. Io per esempio questi libri che sono libri di testo, passami questo termine, dove impari veramente a utilizzare le tecniche giuste, sono da acquistare. Infatti io questi li acquisto tutte. Altre chiusure, applicare ganci e asole, chiusura a mano sbarrette, fissare gli automatici, qua è tutto le tasche, guarda un po', veramente c'è di tutto e di più, tutto spiegato veramente benissimo, mi piace veramente tantissimo questo libro, è fantastico. Se non lo trovo su Amazon, ti consiglio di andarlo a cercare, ti ripeto, sui siti che vendono, diciamo, i libri usati. Tecniche professionali, questo andiamo sartoria su misura, un capo ben fatto, quindi scegliere uno stile,
realizzare un capo di prova e poi apportare le modifiche, cosa che io non ho pazienza di fare, già lo dico, anche perché io non cucio per altri, non faccio la sarta, per cui queste cose mi prenderebbero veramente male, cioè dovrei far pagare il capo una cifra esorbitante. Preparare gli strati di una giacca, questo deve applicare la teletta nella parte del davanti, intelare il collo, assemblare il collo, questo applicare la paramontura del davanti, con tutte queste, io le so fare a mano, attaccare il collo, realizzare le maniche, cioè sono insomma delle tecniche proprio sartoriali, queste proprio tutte tecniche sartoriali di alta moda. Ecco qua proprio ci spiega benissimo tutte le tecniche. Realizzare la ruche, una ruche nello sbieco, fiori di tessuto, questi veramente sono troppo carini, anche creare fiocchi. Allora, i fiori di tessuto, come in questo caso, l'abbiamo già fatto. Guarda che carino applicare i fiori in una maglietta. Poi a me che piace la decorazione delle maglie, è veramente stupendo. Realizzare i fiori di tessuto e qua creare invece i fiocchi, che questo l'abbiamo visto insieme, ma non proprio questo fiocco. Riparazioni, quindi c'è anche la parte della riparazione, chiaramente molto risicata, come rammendare un buco, vedi, questo te l'ho fatto in un video anche recente. Aggiustare un buco, riparare il tessuto, ci sono delle piccole riparazioni, vedi, riparare un elastico, riparare una cerniera e via dicendo. Poi abbiamo, mi sa, terminato, perché qua c'è l'indice, perfetto. Quindi io te lo consiglio vivamente, cioè è tra i libri di cucito che top, dove io metto ai primi 10 posti, quindi se riesci a trovarlo veramente io te lo consiglio. Nel mio canale YouTube comunque trovi tantissimi libri recensiti, libri di scuola di cucito veramente utilissimi, e anche di cartamodelli, di modellistica, però soprattutto di cucito, quindi di come questo, di tecniche proprio di cucito, che sono come questo libro veramente validissimo. Quindi questo io te lo consiglio vivamente. Spero che il video ti sia piaciuto, allora lasciami un bel pollice alzato e un commentino qua sotto, fammi sapere cosa ne pensi, se possiedi questo libro e se hai intenzione di comprarlo, e fammi sapere se ti è piaciuto, se ti piacciono questa tipologia di video che comunque io faccio da tanti anni. Ho recensito tantissimi libri e appena ho un libro nuovo lo recensisco subitissimo, perché secondo me è molto utile e non si trovano molto di questi contenuti online. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!